Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Bene, come vedete sul banco abbiamo due schede Samsung e sarà un video un po' particolare perché faremo un'operazione un po' delicata. Sono due schede di unità esterna Samsung, sono schede inverter. Per chi non lo sa, sono schede in cui c'è un'inversione di corrente, cioè passiamo da corrente alternata residenziale, cioè quella che preleviamo dalle nostre abitazioni. Abbiamo poi un raddrizzamento, la parte del PFC. Dopodiché abbiamo l'IPM, modulo di potenza intelligente, che entra sì la diretta corrente 300 volt DC, ma poi viene convertita in alternata grazie ai MOSFET che ci sono all'interno e anche dei driver che vengono pilotati dai processori. Abbiamo due processori in cui comunicano tra di loro. Ovviamente un processore servirà per un'altra cosa che non sto qui a dire, perché se altrimenti ci prolunghiamo, il video non è fatto per quello. Comunque ho fatto qualche video in cui spiego che funzionamento che hanno i processori, ma brevemente i processori comunicano tra di loro. Questo processore in particolare serve per gestire l'IPM dal lato bassa tensione, mentre invece questo processore prende i dati dall'unità interna e li invia a questo processore. Allora, i processori sono alimentati, questo a 5 volt e questo a 3,3 volt. I processori di questo modello di scheda sono molto sensibili, cioè nel senso che diciamo che il termine sensibile è sbagliato, perché tutti i processori sono sensibili perché hanno un'alimentazione max di 5 volt. Quindi se arriva un'alimentazione più alta, se ci sono dei falsi contatti sulla scheda, su tutto il circuito, il processore, se non ha protezioni, non è protetto oppure è poco protetto, è soggetto alla rottura, cioè ad andare in corto, perché arriva un voltaggio più alto. E andremo a vedere cosa è successo a queste schede. Mettiamo il tester in continuità e, come dicevo prima, il processore ha delle protezioni che sono i condensatori ceramici che vediamo qui in SMD, che devono avere un'impedenza alta e non bassa, come in questo caso possiamo vedere in corto. Cioè se giriamo intorno a questi condensatori, che da un lato dovrebbero essere GND e dall'altro VCC, quindi se VCC GND è in corto significa che il processore è in corto. Stiamo girando tutti intorno al processore e possiamo vedere il corto. Ok, abbiamo visto che non possono essere in corto più condensatori, quindi automaticamente sappiamo che il processore è andato. Quando il processore è rotto, non possiamo fare altro che buttare la scheda, rottamare la scheda, perché non c'è modo di sostituire il processore, non c'è modo di riparare la scheda, perché messo e concesso che il processore si riesca a trovare e valga la pena comprarlo, poi va programmato, bisogna avere il software per la programmazione e anche il programma. Che cosa si fa? Si butta la scheda o perlomeno si recupera dei componenti, almeno quelli più costosi. Ma noi abbiamo due schede. Questa abbiamo visto che questo processore è andato, quindi questa la mettiamo da parte. Quest'altra scheda, questo processore è buono, il processore principale dovrebbe essere buono. Andiamo a mettere in home.
e possiamo vedere che l'impedenza è di 1,8 kg, a differenza dell'altra scheda che l'impedenza era bassa, quindi in corto, anche qui possiamo vedere 1,8 kg. Quindi questo processore è ok. Se alimentiamo la scheda i LED si accendono, se alimentiamo quella scheda i LED non si accendono, perché giustamente i LED vengono gestiti dal processore e siccome il processore è morto i LED su quella scheda non si accenderanno. Non lo faccio perché tanto se il processore è in corto è inutile farlo. Il problema di questa scheda è questo processore qua che gestisce, questo microprocessore gestisce, come ho detto prima, l'IPM, e andiamo a vedere se lui è in corto. No, risulta buono, cioè buono, risulta un'impedenza alta. Andiamo a vedere intorno se ci sono condensatori con bassa impedenza. Ok, abbiamo visto che il processore sembra ok, però adesso facciamo una cosa, andiamo ad alimentare questa scheda perché voglio farvi vedere il problema di questa scheda e diamo alimentazione. Non c'è bisogno di collegare il reattore su questo modello Samsung per avere il secondario, perché ha la doppia gestione di raddrizzamento e non è mono raddrizzamento, quindi è doppia. Un raddrizzamento viene fatto sul PFC, che è la parte di potenza della IPM dove arriva la 300 volt sull'IPM, e l'altro raddrizzamento lo troviamo sul ponte diodo, che è questo qua, che arriva la 300 volt sul power supply, che servirà poi per il secondario. Quindi a noi ci basta alimentare questa per avere il secondario ed alimentare i due processori. Quindi diamo alimentazione. Si è sentito il click del relè e possiamo vedere, andiamo a spegnere, possiamo vedere l'accensione dei LED, ma attenzione, non abbiamo l'accensione di questo LED. Questo LED non solo si deve accendere, ma deve anche lampeggiare ad intermittenza. Perché? Perché sta a significare che quando sta lampeggiando a intermittenza sta comunicando con quest'altro processore. Adesso in questo momento non sta lampeggiando, non è neanche acceso. Sì, è acceso ma ha un voltaggio basso, quindi è come se arrivasse un voltaggio basso, come se qualcosa non sta andando nel processore. L'alimentazione, ripeto, di questo processore è di 3,3 volt e l'andiamo a vedere subito. Eccolo qui, abbiamo, faccio vedere un po' meglio se riesco, eccola qui, 3,3 volt. Abbiamo l'alimentazione, ma questo LED non si accende. Siccome ho già fatto vari test e il risultato è quello del processore guasto, quindi o meglio sprogrammato, può capitare. L'obiettivo qual è di tutto questo? Togliamo alimentazione e prendere questo processore e sostituirlo con questo, perché questo processore potrebbe essere buono. Non l'ho potuto testare perché la scheda non riesce a comunicare con questo processore, perché questo processore, come ho detto prima, è guasto. Quindi il test che posso fare tutt'al più è un test di impedenza, che è risultato ok, ma anche qui test di impedenza risulta ok, ma il processore non comunica, non riesce a comunicare
con questo processore. Vi faccio vedere un'altra cosa che diciamo mette alla prova che questo processore non riesce a comunicare, perché abbiamo visto che la VCC ci sta, arriva, ma poi non riesce a comunicare con questo processore. Quindi andiamo di nuovo ad alimentare. Su questo fotoaccoppiatore dovremmo trovare un voltaggio variabile. Il voltaggio variabile deve essere inviato da questo processore, perché lui riceve, e possiamo vedere che riceve, la comunicazione ci sta, riceve ma non trasmette, è fermo, ok? Ho già testato il fotoaccoppiatore, che è il risultato buono. Quindi che cosa facciamo? Andiamo a rimuovere questo processore e mettiamo il processore dell'altra scheda. È importante, prima di procedere, di scaricare tutti i condensatori. Beh ragazzi, procedo con la sostituzione dei processori. Non sentirete parlare nel video perché devo accendere l'aspiratore, ok? Quindi aumenterò anche la velocità del video. Comunque alla fine dell'operazione poi andrò a commentare. Voi nel frattempo guardatevi la sostituzione e rimanete collegati al video, ok? Bene, rieccoci qua, processore saldato. Non l'ho fatto vedere nel video perché? Perché nel pulire il processore, perché era pieno di colla, e nel pulire il processore si è piegato più di qualche piedino e sono dovuto ricorrere al microscopio. Siccome il microscopio non ha la videocamera incorporata, ho dovuto spegnere la videocamera. Allora vi faccio vedere intanto come è venuto. Vediamo se possiamo scendere un po'. Ok ragazzi, questo è il massimo che posso fare perché poi non va più a fuoco la videocamera. Quindi con il microscopio sono riuscito a raddrizzare tutti i piedini e a saldarli. Adesso andiamo a vedere se effettivamente da due schede ne abbiamo recuperata una. Ok, diamo alimentazione, clic dei relè,
E quello che ci interessa a noi è il lampeggio di questo LED che effettivamente ha ripreso a lampeggiare. In pratica ci sta dicendo che sta comunicando con questo microprocessore. E adesso andiamo a fare dei test sul fotoaccoppiatore trasmettitore. Possiamo notare che il voltaggio è oscillante e quindi sta a dire che stanno comunicando, quindi il processore sta ricevendo e sta trasmettendo al processore madre. Ovviamente se prendiamo un multimetro analogico lo possiamo notare meglio con un multimetro analogico. Eccolo qui, quindi la lancetta che si muove in questo modo sta a significare che i due processori si stanno interscambiando i pacchetti dati. E da quest'altro lato, che è la parte di ok, qui dobbiamo salire a 10 volt perché da questo lato abbiamo la 5 volt. In questo caso possiamo vedere che il fotoaccoppiatore è ok perché abbiamo testato tutti e due i lati. Bene, detto questo ragazzi, andiamo sul banco simulazione e andiamo a vedere se effettivamente la scheda funziona. Allora, appena partito il compressore, il ventilatore sta girando. Ovviamente ho messo il dissipatore sulla scheda. Beh ragazzi, riparazione riuscita alla grande. Da due schede ne abbiamo fatto uscire una. Il video finisce qua. Se vi è piaciuto il video mettete un bel pollice in su, e da Mimmo Refriger questo è tutto e ci vediamo al prossimo video.